Ciao, l'argomento di oggi è quando dobbiamo disegnare e quanto dobbiamo disegnare se vogliamo migliorare, se non altro. Non dico di farne per forza un lavoro, però comunque se vogliamo vedere dei risultati, ha senso che disegniamo tutti i giorni, tutte le settimane? Possiamo stare un periodo senza disegnare? In questo video voglio darti un po' di risposte a queste domande. Cominciamo dalla prima. Dobbiamo per forza disegnare tutti i giorni? Nì, ti direi no, in realtà. E poi ti spiegherò anche più avanti nel video varie motivazioni collegate. Il fatto è che non dobbiamo sentirci obbligati, perché altrimenti entra in azione una forma di stress e quando siamo stressati noi artisti non diamo il massimo, non riusciamo a disegnare bene, non riusciamo ad esprimerci bene, ci viene l'ansia, la fretta anche di dover fare per forza qualcosa oggi. Quindi no, possiamo darcelo come obiettivo, no? Ok, cerchiamo di fare un disegno al giorno, ma anche se è uno scarabocchio piuttosto che un'illustrazione finita, o abbiamo fatto un po' di sketch mentre aspettavamo l'autobus, va bene lo stesso, ok? Non diamoci degli impegni giornalieri troppo alti, perché altrimenti ci frustriamo subito nel momento in cui non riusciamo a farcela e la vita capita, quindi molto spesso non riusciremo a portare a termine il nostro obiettivo giornaliero. La cosa importante, secondo me, è riuscire a fare o degli schizzi o un disegno, un'illustrazione, quello che volete, almeno una volta a settimana. Perché? Perché così, se un giorno non ce la facciamo, abbiamo un imprevisto, ci capitano degli impegni o semplicemente siamo stanchi, possiamo dire ok, lascio perdere, ho tutta la settimana, ho tutti gli altri giorni davanti, lo farò in un altro momento, magari mentalmente ti dai un'idea di quando potrebbe essere, guarda, domani mentre bolle la pasta ho 10 minuti, ho un quarto d'ora, faccio qualche schizzo, no? Intanto che aspetto. Qualsiasi momento è buono, anche più volte durante la giornata. L'importante è che ci diamo l'obiettivo durante la settimana di farcela, se non ogni singolo giorno, ok? Perché ogni singolo giorno veramente è una cosa titanica o è per chi ha tantissimo tempo. In una settimana anche la persona più impegnata di noi 10 minuti li trova, ok? Poi è questione di volontà, perché 10 minuti vengono fuori con la volontà, non col fatto che no, sono sempre impegnato, sono stanco, ok, però decidi tu di tua volontà di essere troppo stanco, no? E non sollevare neanche la matita. Poi se puoi farlo il giorno dopo è sacrosanto. Però se continui a dire domani, domani perché appena appena sono stanco, allora c'è qualcosa che non quadra, facciamo un pochino pace con noi stessi e diamoci un pochino di disciplina in più, ecco. C'è anche il fatto che si arriva a un certo punto, specialmente se il disegno lo facciamo per lavorare e ci tocca farlo per tante ore per forza, arriviamo al cosiddetto burnout, cioè ne abbiamo fin sopra i capelli, non riusciamo più a disegnare, ad avere l'ispirazione e andiamo in quella fase discendente terribile, no? Succede perché ne abbiamo il cervello pieno del dover disegnare, dell'obbligo di disegnare, di trovare sempre qualcosa di stimolante da dover fare, no? Dopo un po' il cervello dice anche basta, anche no, anche voglio qualcos'altro, devo staccare la spina, devo usare degli altri neuroni che non mi stai facendo usare. E significa semplicemente che dobbiamo fare altro. Fare altro può anche voler dire non staccare la spina facendo le solite cose, cioè stasera non disegno, mi guardo un film su Netflix. Ok, ma se tutte le volte che staccate la spina fate quello, diventa una routine anche quella. E quindi il cervello in realtà non stacca perché lo tenete sempre nella stessa routine. Cerca di fare qualcosa che di solito non fai. Può essere una scampagnata, può essere andare in un locale dove non sei mai stato. Adesso non ci sono più tante fiere, però se c'è, non so, il mercato rionale del sabato mattina e non ci vai mai, vai al mercato rionale sabato mattina e fai un passeggio lì e poi magari fai una strada diversa per tornare a casa. Cioè può bastare veramente qualsiasi cosa per dare al cervello quella ventata di novità che lo resetta e ti rimette poi sulla
sulla buona strada per ritrovare l'ispirazione e ricominciare a disegnare. Spero che questa piccola chiacchierata ti abbia dato degli spunti utili e soprattutto di non sentirti in colpa con te stesso se non disegni tutti i giorni. L'importante è mantenere una certa tabella di marcia, però deve essere compatibile con quello che noi riusciamo a fare, soprattutto quando il nostro cervello, il nostro organismo ci dice basta. Ritagliamoci un pochino di tempo per aver cura anche di noi stessi, ok? Che l'arte aspetta, ragazzi. È un percorso che dura tutta la vita, quindi se ci si arriva un giorno dopo non succede niente, ok? E comunque il nostro percorso di miglioramento non tarderà, tardarlo di un giorno non succede niente sulla lunghezza di tutta la vita, ok? Se abbiamo bisogno un attimino di riposarci, di staccare la spina, soprattutto facciamolo senza sentirci in colpa. Poi per il fatto di disegnare per lavoro, essere in qualche modo obbligati, lì per esperienza mia il trucco è quello di comunque fare le cose un po' alla volta, oppure di diversificare, e cioè c'è chi disegna tutto il giorno, però magari in una parte della giornata hai un'altra attività sempre lavorativa, può essere il secondo lavoro, può essere fare sceneggiatura, un progetto personale, può essere come nel mio caso insegnare, quindi da una parte produci e dall'altra spieghi, racconti, insegni, no? Un po' come sto facendo anche tramite questi video, che è un'attività diversa dallo stare lì con la penna in mano a disegnare. Tutte queste cose, questo diversificare, che ogni tanto nei video me lo sentite dire, cioè fare attività diverse, più o meno collegate al nostro lavoro dei sogni, va bene, perché ci tiene, la mente sgombra, ci tiene attivi, ci tiene stimolati, ok? Se ci chiudiamo a fare sempre solo le stesse cose, dopo un po' il cervello, il poverino, esplode e ci manda in burnout, cosa che noi non vogliamo assolutamente. Quindi se avete, non so, dice voglio fare il fumettista puro, perfetto, però tieni in conto che avrai dei periodi in cui vorrai assolutamente staccare e fare qualcos'altro, mettili in conto e programmali se puoi e tienine conto. Se invece comunque vuoi fare arte, lavoro creativo, non hai le idee chiarissime, ti va bene fare anche cose un po' diverse, bene, alternale il più possibile anche durante la settimana o durante la stessa giornata. Sarà tutto molto più stimolante e molto più leggero, ok? Fammi sempre sapere cosa ne pensi di queste cose, specialmente quando le provi di persona, no? Se ti trovi bene, se hai altre esperienze. È sempre bello confrontarsi tra di noi, insomma, io condivido le mie, però sono anche sempre curiosa di sentire le vostre domande comprese, quindi iscriviti ai video, lascia i commenti, messaggi, quello che vuoi, mi scrivete scusa il disturbo, non mi disturbate mai ragazzi, magari sono impegnata, rispondo un po' più tardi, però rispondo sempre e rispondo a tutti. Per ora direi che questa chiacchierata, questo argomento è finito, almeno finché non continuate a scrivermi cose, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!